Ti sei mai chiesta qual è il segreto dietro le donne che sembrano attrarre l'attenzione degli uomini senza alcuno sforzo? Quella donna che, senza dover correre dietro o esigere nulla, conquista il suo cuore in modo naturale e affascinante. Ma come ci riesce? Esistono 3 tipi di donne nel gioco della conquista: quelle che inseguono, quelle che esigono attenzione, e quelle che sanno come usare l'arte della seduzione. Ma cosa significa davvero sedurre qualcuno? La seduzione non è manipolazione, ma la capacità di creare una vera attrazione e una connessione genuina. Non si tratta di giochi o trucchi. Si tratta di qualcosa di più profondo, qualcosa che va oltre la superficialità. E se ti dicessi che puoi imparare a sedurre in modo naturale? E che, facendo così, non solo attirerai, ma risveglierai anche il meglio di lui, i suoi istinti protettivi, la sua ammirazione e persino il suo desiderio di fare uno sforzo per te. In questo video esploreremo i principi semplici, ma potenti, che puoi usare per interagire con un uomo in modo seducente. Parleremo di parole che toccano, gesti che parlano più di 1000 parole e comportamenti che lo faranno pensare solo a te. Benvenuta su Emozioni e Connessioni, il canale dove esploriamo l'arte delle relazioni e la magia delle connessioni vere. Sei pronta a scoprire come diventare indimenticabile? Andiamo! Ti sei mai fermata a pensare che la seduzione è qualcosa che può essere imparato? Esatto, non è un dono magico o un'arte riservata a poche persone. La seduzione è una capacità, e come ogni capacità, può essere allenata, perfezionata e dominata. Ma cosa significa davvero sedurre? È qualcosa che accade solo in modo spontaneo, o è qualcosa che puoi creare, passo dopo passo? La verità è che la seduzione efficace non nasce da aspettative rigide o da una pianificazione rigorosa. Al contrario, si basa sul momento presente, sulla capacità di creare esperienze memorabili, genuine, che tocchino e lasciano un segno in modo unico. Si tratta di vivere l'interazione, senza fretta, senza pressioni, permettendo che la connessione avvenga naturalmente. Ora, ecco il grande segreto: la seduzione vera nasce dall'essere orientata verso l'altro. Ovvero, devi concentrarti sull'altro, sull'uomo con cui stai interagendo, sull'esperienza che stai condividendo con lui, e non sulle tue insicurezze o sulle intenzioni nascoste che potresti avere. Hai mai pensato a come sarebbe se, invece di preoccuparti di cosa pensa di te, ti concentrassi su come rendere il momento tra voi due indimenticabile? Come sarebbe se l'attenzione fosse completamente sulla connessione autentica, sul piacere di stare insieme, senza la pressione di far succedere qualcosa? La seduzione non riguarda essere perfetti o seguire un manuale. Si tratta di essere genuine, di lasciarsi andare al momento con fiducia. Quando ti permetti di essere presente, senza aggrapparti a uno script o a un risultato specifico, l'energia tra voi diventa più forte, più intensa. Lui inizia a percepire non solo la tua presenza, ma anche l'energia che trasmetti. Questo, sì, è il vero magnetismo. E la cosa migliore è che questo viene da dentro, non da una facciata che devi mantenere. Inoltre, la seduzione non deve essere un gioco complicato. A volte, la chiave sta in un semplice gesto, una parola giusta al momento giusto. È lo sguardo che si incrocia e si capisce senza bisogno di una sola parola. Il modo in cui ascolti, come lo fai sentire importante, come crei una sensazione di sicurezza intorno a lui. Questi sono i piccoli dettagli che fanno tutta la differenza. E la cosa più incredibile è che puoi allenarti a cogliere questi momenti e sfruttarli in modo naturale. La cosa più potente della seduzione è che, nella sua essenza, è disinteressata. Quando sei concentrata nel creare un'esperienza unica per lui, in qualche modo stai mettendo da parte ogni tentativo di controllo o manipolazione. Ed è lì che risiede la vera magia. Lasciando da parte le aspettative e le paure, crei un'atmosfera in cui lui si sente a suo agio per essere se stesso, per aprirsi e, cosa più importante, per desiderare stare più vicino a te. In fin dei conti, sedurre è una danza tra due. Si tratta di equilibrio, armonia e, soprattutto, rispetto reciproco. Quando ti permetti di essere te stessa, senza pressioni,
lui percepisce questa fiducia e questo lo attrae naturalmente. La seduzione, alla fine, è l'arte di far sentire l'altro visto, speciale e desiderato, tutto senza forzare nulla. Semplicemente lasciando che la connessione si sviluppi in modo organico. Hai mai notato come alcune parole abbiano il potere di far battere più velocemente il cuore? Le parole giuste, dette nel momento giusto, possono creare una connessione emotiva intensa. E la seduzione? La seduzione è un'arte della comunicazione, dove ciò che dici ha il potere di svegliare sentimenti profondi, di farlo sentire speciale e apprezzato. Il segreto sta nell'intenzione. Quando parli in modo sincero, senza fretta e con un'intenzione chiara, le tue parole diventano più di semplici frasi. Hanno peso, hanno emozione. Dicendo qualcosa che si connette direttamente con la sua presenza, lo fai sentire unico, come se stesse vivendo qualcosa di totalmente esclusivo con te. E lui sentirà questa differenza. Immagina di dire, con un sorriso delicato e uno sguardo coinvolgente, sai davvero come baciarmi. Senti come questo possa farlo sentire potente, come se avesse conquistato qualcosa di importante. Non solo saprà che sei attratta da lui, ma anche che sta giocando un ruolo cruciale nel tuo mondo in quel momento. Questa è la magia delle parole, rafforzano una connessione unica, un'intimità che solo voi due condividete. Ora, che ne dici di un tocco di gioco? Quando dici qualcosa come, riesci a sollevarlo? Sembra pesante, la frase lo sfida in modo leggero, creando un'atmosfera rilassata e divertente. Questo non solo lo fa sentire più capace e valorizzato, ma apre anche uno spazio per un gioco di seduzione, dove il mistero e l'umorismo vanno di pari passo. È il tipo di frase che mantiene la sua attenzione su di te, creando uno scambio di energia che è allo stesso tempo coinvolgente e indimenticabile. Le parole non sono solo suoni vuoti, hanno il potere di creare immagini, di evocare sentimenti. Quando dici qualcosa che tocca profondamente, come adoro come mi fai sentire quando siamo insieme, stai dicendo molto più di un semplice complimento. Stai condividendo con lui l'impatto emotivo che ha su di te, mettendo in evidenza come la sua presenza trasformi l'esperienza di essere al suo fianco. Questo tipo di frase lo fa percepire non solo la tua attrazione per lui, ma anche l'effetto profondo che esercita nella tua vita, rendendosi indimenticabile per lui. Il potere di una frase seducente viene anche da come riflette l'esclusività della relazione tra voi. Frasi come sai sempre come farmi ridere rinforzano il legame di intimità che può essere condiviso solo da due persone che si conoscono profondamente. Questa è seduzione nella sua forma più pura, non si tratta di parole vuote o promesse, ma di mostrargli che la relazione che avete è unica, che lui è insostituibile in quello spazio che state creando insieme. E non sottovalutare il potere della sfida leggera. Quando scherzi dicendo qualcosa come riesci a sollevarlo? Sembra pesante, in realtà stai facendo una provocazione che stimola la sua azione, senza essere troppo diretta. Questo tipo di frase attiva in modo rilassato gli istinti di protezione e competitività. Vuole dimostrarti che può farcela, e questo risveglia un'energia che è allo stesso tempo divertente e attraente. Crei un'opportunità per farlo sentire capace, mentre mantieni l'interazione leggera e piena di fascino. Ricorda anche che, usando queste frasi, non stai solo facendo un complimento o uno scherzo. Stai riconoscendo il ruolo che lui svolge nella tua vita e nel tuo mondo. Ogni parola, ogni frase seducente, deve essere pensata per rafforzare l'impatto positivo che ha su di te e sulla dinamica della relazione che state costruendo. L'obiettivo non è solo sedurre, ma creare una connessione vera e profonda, dove le parole sono solo un riflesso di ciò che già esiste tra di voi. Ehi, ti sta piacendo quello che hai sentito finora? Allora, non perdere niente di quello che sta per arrivare. Iscriviti al canale Emozioni e Connessioni e per non perderti altri consigli preziosi su come creare connessioni reali e profonde. Stiamo appena iniziando, e sono sicura che adorerai ciò che verrà. Allora, premi il pulsante di iscrizione e attiva le notifiche per non perderti nessun contenuto. Continuiamo insieme questo viaggio. Hai mai notato come alcuni uomini sembrano naturalmente voler proteggere o prendersi cura?
Non è una coincidenza. Uno dei più grandi istinti di un uomo è il desiderio di essere utile, di offrire protezione e di mostrare il proprio valore. E uno dei modi più sottili, ma efficaci, per risvegliare questo è attraverso quella che possiamo chiamare dama in pericolo. Non stiamo parlando di creare una situazione di disperazione, ma di permettere che lui abbia l'opportunità di aiutare. Ora, questo non significa che tu debba fingere di essere incapace o metterti in situazioni scomode. Non si tratta di mostrarti vulnerabile senza motivo. Il trucco sta nel creare opportunità genuine dove lui possa dimostrare le sue abilità, la sua forza, il suo desiderio di prendersi cura di te. È il piccolo gesto di chiedere aiuto per prendere qualcosa su uno scaffale alto o chiedere il suo parere su una decisione importante. Questo attiva in modo naturale gli istinti protettivi di lui, facendolo sentire necessario, prezioso e con una sensazione di realizzazione nel poter contribuire al tuo benessere. Questa dinamica va oltre il semplice scambio di favori. Tocca ciò che molti uomini desiderano in una relazione, sentirsi ammirati per le loro qualità e per la capacità di fare la differenza nella vita di qualcuno. Quando gli permetti di essere quel punto di riferimento, non stai solo lasciandolo aiutarti fisicamente, stai mostrando che apprezzi la sua presenza e ciò che ha da offrire. È la dimostrazione che, in un mondo dove tutti vogliono essere indipendenti, lui ha ancora un ruolo importante da svolgere nella tua vita. E la cosa più affascinante è che, quando un uomo sente di essersi impegnato per meritare il tuo affetto, tende a valorizzare ancora di più la relazione. Questo accade perché, nel profondo, gli uomini tendono ad attaccarsi di più a ciò per cui si sono impegnati. Vogliono sentire che la donna per cui si preoccupano è degna dello sforzo e del sacrificio che fanno. Non si tratta di debolezza o dipendenza, ma di creare uno spazio dove lui possa essere l'eroe, e tu, la musa che lo ispira ad agire. Quando parliamo di permettergli di aiutarti, non si tratta solo di chiedere qualcosa di fisico o di risolvere un problema immediato. A volte, il semplice atto di condividere le tue difficoltà o parlare di qualcosa che stai affrontando può creare un'opportunità per lui di agire in modo protettivo e attento. Aprendo lo spazio per lui di coinvolgersi nelle tue preoccupazioni, gli permetti di essere utile emotivamente. Potrebbe non risolvere immediatamente il problema, ma il semplice fatto di sentire che ha il potere di aiutare rafforza il legame tra di voi. Questa dinamica attiva uno dei più grandi impulsi naturali di un uomo, quello di mostrare il proprio valore. Non si tratta solo di aiutare fisicamente, ma anche di mostrarsi capace di provvedere emotivamente, offrendo sostegno e attenzione. Anche in un mondo moderno, dove l'indipendenza è molto apprezzata, gli uomini tendono ancora a provare una soddisfazione unica nel sapere che hanno un ruolo importante nella vita di qualcuno e che le loro azioni hanno un impatto. Permettendo che lui svolga questo ruolo di protezione, lo fai sentire necessario, e questo è un sentimento potente e affascinante per qualsiasi uomo. Naturalmente, il segreto sta nel trovare il giusto equilibrio. Non si tratta di essere fragili o dipendere costantemente da lui. L'idea non è farlo sentire come un supereroe che deve risolvere tutti i tuoi problemi. Ma creando questi momenti di connessione e vulnerabilità controllata, gli stai dando una possibilità di mostrare il meglio di sé. Lui si accorgerà che, aiutandoti, sta costruendo una relazione più profonda, e questo creerà una base solida per la crescita dell'attrazione. Inoltre, permettendogli di fare uno sforzo per te, gli stai anche mostrando che apprezzi ciò che ha da offrire. Gli uomini si sentono più connessi quando percepiscono che le loro azioni fanno la differenza. Adorano il sentimento di conquista che deriva dalla consapevolezza di star contribuendo in modo significativo alla vita di qualcuno. Questo tipo di interazione lo farà sentire motivato a impegnarsi di più, sia con piccoli che grandi gesti, il che rafforzerà il legame e, allo stesso tempo, lo renderà più investito emotivamente nella relazione. Hai mai riflettuto su cosa significa veramente la parola seduzione? No, non si tratta di manipolazione, trucchi economici o giochi di potere. La vera seduzione è molto più profonda, riguarda il creare esperienze memorabili, quelle che fanno sentire l'altra persona unica, speciale, valorizzata. E sai qual è la parte più interessante?
La seduzione più potente è quella che accade quando sei autentica, quando ti connetti in modo genuino, senza maschere o intenzioni nascoste. Ora, immagina un momento in cui le parole e i gesti fluiscono naturalmente tra di voi, in cui la conversazione va oltre la superficialità e diventa qualcosa di emozionalmente coinvolgente. Non si tratta di cosa dici, ma di come lo dici. Ogni parola, ogni sguardo, ogni gesto ha il potere di approfondire la connessione, di creare un legame più forte, più significativo. E la parte migliore è che, quando ti permetti di essere autentica, apri la porta perché anche lui mostri il meglio di sé. Si sentirà valorizzato e, allo stesso tempo, più coinvolto nella relazione. Ma ora, ti starai chiedendo, come creare questa magia senza forzare nulla? La risposta è semplice: dargli la possibilità di dimostrare il suo valore e impegno. Quando crei occasioni perché lui si mostri, sia con piccoli gesti che con atti grandiosi, non stai solo rafforzando il legame tra di voi, ma gli stai anche permettendo di vedere l'impatto che ha nella tua vita. Si renderà conto che ciò che fa ha un significato, e questo, di per sé, è seducente. Ora voglio sapere da te, hai mai vissuto uno di questi momenti di seduzione autentica? Cosa è successo quando hai permesso che la connessione si costruisse in modo genuino e senza fretta? Voglio sapere le tue storie, le tue esperienze. Commenta qui sotto e condividi con noi cosa hai imparato sulla seduzione. E non dimenticare, se vuoi più consigli su come creare connessioni vere e profonde, iscriviti al canale Emozioni e Connessioni. Continuiamo questa conversazione e, chissà, potresti scoprire ancora di più sul potere di una connessione reale.